Benvenuto Gabriele, grazie di essere qui con noi a Firenze Barcellona Legale. Grazie a te, Guelfo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Gabriele Corcos, uno degli chef italiani più conosciuti al mondo, all'estero. Cuochi, via, piuttosto che chef. Cuochi? Sì, dai. Va bene. Tu hai fatto un programma che è seguito in più o meno 50 paesi. La tua, vabbè, Fiesolano, Fiesolano, questo sopra la è collina, un dietro di noi. requisito che abbiamo in comune, questo non ce lo toglie nessuno. La tua storia è una storia avventurosa che ad ogni passo corrisponde una passione. Ripercorrendo un po' indietro la tua vita, siamo alla fine degli anni 90, stai per finire l'università di medicina all'Accademia Militare, Sì, ti mancano pochi esami e invece di laurearti cosa fai? Vendi la moto e e scappo. vai un anno a vivere in Brasile a fare il batterista professionista. Davvero. Poi nel 2001 torni per produrre un disco, conosci una ragazza americana E riparto. e riparti. Che succede? Che vita hai avuto dal 2001 ad oggi? Oh, sai, è strano, mio padre mi ha sempre detto, il tuo problema non è che non sei un buono studente, è che hai troppe cose che ti piacciono, dovresti trovarne quella cosa e dedicartici, diventare il migliore nel mondo e quella deve essere la tua vita. Quindi tante passioni, come ho detto Quindi, io. sfortunatamente per me, mi distraggo facilmente. La vita è ricca di impulsi, di sensazioni ed è sempre stata la mia gioia, è un mio diritto e una prerogativa cercare di godermi o quantomeno di prendere il tempo che credo sia necessario per me stesso per fare le cose che mi piacciono. Dal punto di vista didattico o lavorativo o professionale non è sempre un'ottima cosa, nel senso che cominci una carriera studentesca, lavorativa nell'esercito, hai già la carriera pronta, la pensione, tutto pagato, la cosa era favolosa. E lasci tutto per ricominciare da zero, più o meno. 10 anni più o meno, 15 di vita professionistica musicale, che è passata dal Brasile a Cuba, un paio di conservatori a Berlino, a Parigi, per poi Un ritornare a paio di Firenze. conservatori, fantastico. Incontrato questa donna in Piazza Santo Spirito, dove stavo lavorando, non stavo facendo, non è che ero lì a bere, a imbroccare, Ah, un po' ok, però. bu- No, io ero lì a lavorare, lei era un ospite, ci siamo scusa non incontrati. richiesta, Insomma, bugia manifesta, ma insomma, era un progetto con Baricco, con Sting, con una pianista molto famosa, Katia LaBeck, era la sua casa, ed era per me il primo lavoro su Firenze di livello internazionale ok. e quindi un qualcosa che avrebbe potuto realmente portarmi, elevare la mia carriera a un certo livello. È arrivata questa donna e io invece di favorire la carriera e di dire scusa amore, questo è troppo importante, lei mi ha detto vuoi venire a Los Angeles? E io ho preso e sono partito. Fine. Ci siamo incontrati a maggio, io a fine agosto ero a Los Angeles, dopo 2 settimane l'11 settembre, rimasti incinti sul divano quel fine settimana a vedere il mondo che crollava, ci siamo fidanzati, ci siamo sposati, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto il primo figlio, tutto il primo anno. All'inizio non lavoravi. E io sono arrivato a Los Angeles, ho cominciato a lavorare, ho avuto la fortuna anche di suonare con un paio dei miei eroi, Perry Farrell dei Jane's Addiction, ho lavorato con lui un paio d'anni, Nuno Bettencourt degli Extreme, chitarrista fantastico che è diventato un carissimo amico di famiglia. Tra l'altro, congratulazioni perché è appena uscito un altro singolo dopo 25 anni con un assolo che spacca, per cui bello. Fantastico. Però anche lì i soldi nel mondo della musica li fai o se il progetto è tuo ed è vincente, o se sei un compositore per televisione e cinema, per cui vivi di royalties, vendi la musica che viene licenziata, oppure stai in viaggio. Per cui il problema è che la musica è una vera industria, c'è il sindacato dei musicisti, ci sono le audizioni, il processo è solamente per chi ha le carte in regola, altrimenti non lavori. Puoi lavorare, ti fai i clubettini, ma non mantieni una famiglia. In questo momento di indecisione, avevo fatto l'audizione per il tour mondiale di Shakira, sono stato a Miami a fare l'audizione e mi era stato offerto un posto nella band di riserva, Eh, un tour di un anno e mezzo, il che vuol dire che ogni tanto qualcuno si ammala, o ha fatto troppo tardi la sera, o inciampa e si sloga una caviglia, per cui un anno e mezzo in tour senza la garanzia di salire mai sul palco. sì. Mia figlia aveva 2 settimane di vita, per cui ho rinunciato. E Ho, co- cosa hai fatto ho allora? cominciato a fare un po' di musica per spot pubblicitari, avevo un po' di amici con agenzie pubblicitarie, un po' di lavoro per la televisione, ho fatto il supervisore musicale per un paio di film, tra l'altro uno bello di Brendan Fraser e Mos Def, un buon progetto, ma niente da artista.
stavo diventando un pochino un passacarte. I soldi erano migliori dall'altra parte del vetro, ma non mi sentivo molto realizzato. Non eri nel tuo, diciamo. E non so come è successo, ma la realizzazione che la ristorazione italiana a Los Angeles fosse costituita esclusivamente dall'upper scale hospitality, quindi da quei ristoranti dove con meno di 60-70 euro non mangi, altrimenti la cucina vera, ruspante, tradizionale italiana non era rappresentata. Ho preso una telecamera che c'era stata regalata per il matrimonio. YouTube aveva 1 anno e mezzo di vita, più o meno, Sei un e pioniere abbiamo di cominciato a girare YouTuber. con mia moglie in cucina nella nostra casa di Los Angeles questa serie che era editata male, però io stavo facendo tutto da solo. Facevo la spesa, facevo le foto, scrivevo le ricette, ho costruito il sito internet, filmavo, editavo, scrivevo le musiche per il podcast, ho costruito il sito, ho fatto, sono smazzato. E mentre eravamo, nell'anno in cui eravamo a fare questa produzione totalmente domestica e casalinga, senza veramente, sì, il pensiero ce l'avevamo fatto, ma il cibo in televisione realmente non esisteva ancora. A mia moglie è stato offerto di fare Ballando con le stelle, la versione americana, iniziale, eccetera. Ok. E lei ha detto: no, io sono un'attrice, io sta cosa non la faccio, mi rifiuto, è la morte dell'artista. Ha detto: no, questa non è la morte dell'artista, questa è la garanzia di avere le telecamere addosso ogni settimana fino a che non viene eliminata, dobbiamo parlare del progetto, te adesso vai e lo fai. E mia moglie ha detto: Molto vabbè, ok, democratico. lo faccio. Che l'ho messa a ballare, non ha resistito molto, ha resistito un mesetto, 5 settimane, ma ogni settimana sul tappeto rosso e nelle varie interviste cosa fai, cosa stai facendo. E abbiamo cominciato a spingere questo progetto. Nell'arco di un anno avevamo un contratto televisivo. Ci è Ma, voluto tantissimo, tanti mesi di sì, lavoro tra case di produzione, avvocati, ma poi non con una televisione qualunque, no, insomma. subito era il Cooking Channel, che era il nuovo canale aperto da Food Network per un certo tipo di produzioni. Sì, ma non locale, voglio dire. No, sai, il mercato americano già è grande di per sé e gli show di Food Network sono poi stati licenziati alle varie succursali di Food Network a giro per il mondo, per cui all'apice abbiamo avuto intorno ai 190 paesi, adesso siamo a 50, ma sono passati 10 anni, però sono ancora in onda in 50 paesi. Però in tutto questo spesso ho pensato a mio padre che mi diceva devi sceglierne una e io avendone fatte 1000, sapendone fare 1000, sono riuscito a crearne una, perché alla fine senza saper cucinare, zero, senza la lingua non l'avrei fatto, senza la capacità di costruire siti internet o lavorare su YouTube, video, musica, ho messo insieme tutto quello che sapevo fare e sono riuscito a creare un progetto che è andato molto bene. Abbiamo scritto 2 libri, di cui uno un New York Times bestseller, quindi un libro che ha venduto oltre 130.000 copie, per cui per essere il mercato dei libri di cucina è andato molto bene. Ho aperto il mio ristorante, ho chiuso il mio ristorante perché è una vita infame e adesso sono qui a... C'è chi sogna l'America, io sognavo Fiesole, per cui sono tornato a casa. Beh, io ti posso capire, ma insomma, lasciamo perdere. Tu contribuisci a trasmettere la fiorentinità nel mondo, ma qual è il messaggio che tu dai di Firenze nei tuoi programmi? Intendo come qual è quel bagaglio personale tuo, quel marchio tuo che non c'è nelle ricette degli altri? Ma in generale credo che il successo sia stata l'umiltà che è l'umiltà dei nostri piatti, l'umiltà del pane secco, del fagiolo, della verdura dell'orto, delle ricette passate dalla nonna alla mamma al figlio, che è una tradizione che negli Stati Uniti non vive molto. Tu comunque, quando ti è arrivato il successo, non te lo sei fatto scivolare addosso. No, me lo sospeso. No, ma non è solo quello. Tu, diciamo, hai voluto essere all'altezza di quello che ti arrivava, anche forse per rispetto al tuo pubblico. Sì, io Sei anzi, andato a lavorare in io me ristoranti la sono italiani. fatta addosso Ecco, perché ecco, noi ecco. abbiamo portato il progetto a diverse case di produzione. Quando abbiamo cominciato a lavorare i contratti, perché esisteva realmente la possibilità di finire in televisione, io mi sono detto adesso io faccio una figura di quelle che Ecco. mi rovino la vita e nemmeno troppo alla faccia degli americani, perché onestamente non poteva fregare di meno, ma di essere l'italiano che va a fare le fesserie in televisione in America raccontando storie sbagliate. Io mi ricordo durante i primi episodi, ogni tanto mi arrivava la telefonata o l'email dall'amico di Roma e faceva: Ah, Gabriele,
Amatriciano non si fa così. Così. Per cui quando abbiamo cominciato a firmare i cartacei, io ho chiamato un paio dei miei chef amici di Los Angeles, gente così, e mi sono fatto un anno, perché ci ho avuto un anno a chiudere tutti i contratti, 6 mesi in un ristorante e 6 mesi in un altro. In uno mi hanno fatto fare tutto quello che volevo, dal laboratorio di pasticceria, la panificazione, le carni, il macellaio, è stata un'esperienza indimenticabile. Dall'altro, in un angolo, per 6 mesi. Guarda, stai zitto, non toccare nulla. È servito? Se hai domande, segnatele, a fine cena me le dici. E questo è stato l'insegnamento. Pensi che le tue passioni, se tu le avessi sviluppate, se tu fossi rimasto in Italia, avrebbero avuto lo stesso Sai, riscontro che hanno avuto negli Stati lo Uniti? sai, si arriva a una certa età in cui cominci a dire, ma se avessi fatto questo, ma se avessi fatto quest'altro. Se io potessi, come i vecchietti che trovi il messaggio su Facebook, pillolina blu, pillolina rossa, vuoi soldi o vuoi tornare indietro nel tempo? Io tornerei indietro nel tempo, fosse solo per imparare a fare il meccanico. Sono arrivato a un punto nella mia vita in cui la carriera mia è la carriera mia, non lo posso rinnegare. Ho vinto premi, sono un autore di successo, è un percorso, sono delle rotaie su cui devo stare per pagare i conti, perché ho le figlie che stanno crescendo e vogliono studiare all'estero, per cui quello è quello che paga la vita, ma l'unico rammarico, ed è veramente l'unico che ho in vita mia, di non aver lavorato in un'officina meccanica. Mi piace lavorare con le mani, mi piace le moto, probabilmente avrei provato a correre se fossi stato giovane, ma è andata come è andata, per cui vado in moto per divertirmi, però quella è l'unica cosa. E questo nonostante che tu sia stato insignito del premio di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per la diffusione della cultura italiana all'estero. Davvero, pensa te. Eh, ma credo che sia successo proprio per il motivo in cui dicevo prima. Ho sempre avvicinato questo lavoro con umiltà, senza pretendere di essere quello che non ero, anzi, ridendomi addosso, sbagliando quando potevo. Il motivo per cui mi hanno fatto cavaliere, o che comunque ha risuonato nel cuore della gente, è che mi sono proposto come lo zio di Fiesole. E se tu potessi scrivere una legge, quale legge scriveresti? Da quando ci siamo sentiti un paio di settimane fa ho avuto modo di pensarci, giro sempre intorno alle due che mi fanno più o meno infuriare. La prima è targhe per biciclette e monopattini, Ok. nel senso che capisco totalmente l'esigenza in una città, soprattutto come Firenze, di limitare l'inquinamento, di pedalare perché è bellissima, perché te la godi, e che il ciclista ha diritto e il rispetto della sua incolumità, perché bene o male è circondato da auto, da autobus, eccetera. Questo però non vuol dire che mi puoi venire incontro contromano, che non puoi guardare dove vai, che ti arrabbi con gli altri, cioè se è un modo di spostarsi come tutti gli altri veicoli, allora che sia trattato da veicolo. Se poi vuoi andare a farti la strada bianca o il mountain bike in mezzo ai boschi è un'altra cosa. Con i monopattini più o meno è. La seconda che mi fa arrabbiare più o meno uguale, ma che però probabilmente fa arrabbiare tutti, è ti faccio la multa se ti becco ad attraversare la strada col telefonino, che stai guardando il telefonino, ma anche sulle strisce, perché attraversare sulle strisce non vuol dire che hai l'incolumità data, cioè non è che entri in un tunnel spaziale, Invulnerabile. capito? Per cui, prima di scendere dal marciapiede, bambina mia, figlio mio, da un occhio. Va bene, grazie Gabriele, Grazie a voi, grazie buona mille. fortuna per tutto.